Bene, buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo video. Oggi vi spiegherò più o meno come faccio io per realizzare scarichi artigianali per motori due tempi. Nel video di oggi in particolare realizzeremo uno scarico per questo Gilead CB1 e più o meno il risultato finale sarà una roba del genere, ecco. Non proprio così, però questa è un'altra marmitta che ho fatto io, quindi più o meno siamo lì. Prima di iniziare vorrei dare un paio di appunti. Prima cosa, questo video non tratterà di tutto ciò che riguarda la teoria dietro alla realizzazione di uno scarico, quindi tutto quello che sta nella decisione dei diametri, delle lunghezze dei vari coni, così. Non ne parlerò perché è un discorso molto complicato che neanche io ho ben capito, diciamo così, ecco. Non ne sono padrone, ecco, quindi non vorrei dare informazioni sbagliate e per questo preferisco non parlarne. Comunque ci sono molte informazioni su internet e potete fare le vostre ricerche tranquillamente. A proposito di ciò, se qualcuno di voi vuole seguire questi video e vuole provare a fare una propria marmitta ma non è certo dei calcoli e delle misure da utilizzare, il mio consiglio è copiate una marmitta che già esiste, perché così non buttate via tanto tempo di lavoro per poi una marmitta che per il vostro motore non rende semplicemente e quindi nulla. Se volete andare a colpo sicuro il mio consiglio è copiate una marmitta che già esiste e fate pratica con. La seconda cosa che voglio dire è che io non sono un esperto assolutamente, sono solo un amatore e non ho ancora fatto le ossa riguardo l'argomento, però volevo spiegarvi un po' come faccio io. Quindi i metodi che utilizzo io sicuramente non sono i migliori, sicuramente non sono quelli che danno il risultato migliore, però sono perfettamente funzionali, ecco, e utilizza ciò che ho in casa, praticamente nessuno strumento speciale, e niente, direi di cominciare, no? Allora, il primo step per iniziare a progettare la marmitta è appunto trovare il percorso che vogliamo che la nostra marmitta segua. Per fare questo è necessario prima procurarsi le misure principali appunto della marmitta, quindi le misure dei vari coni e le lunghezze. E fatto questo dovrete andarvi a costruire una cosa del genere. Questo è, potremmo dire, lo scheletro dello scarico. Come vedete è costruito da un fil di ferro e dei vari cerchi di cartone che definiscono i coni, diciamo così. Ora, come vedete ci sono tanti cerchi, quando alla fine i diametri principali di una marmitta sono 5 o 6, ci sono il collettore, il diffusore che è diviso in tre parti, in questo caso c'è anche diviso in due, e la pancia e lo spillo, quindi sono 4-5, ecco. Ora ne vedete di più perché io ho deciso di dividere già le prime due zone del diffusore, che sono quelle più lunghe, in coni inferiori da 45 mm. Se volete già fare le divisioni vi risulterà molto più semplice nella fase successiva. In ogni caso vi spiego adesso come si fa a determinare i diametri intermedi, diciamo così. Allora, prendiamo per esempio, io voglio trovare questo cono che è il primo della seconda fase del diffusore, che è questa qua, e questa è la terza fase e la prima va da qua lì mi sembra, ok. Allora, io so che questa zona è lunga 180 mm, voglio dividerla in 4 coni, quindi faccio 180 diviso 4 uguale 45. Io so che il diametro di partenza, quindi questo, è 45 mm e il diametro finale, che è questo, no, questo qua, è 65,8. Quindi faccio questo calcolo. Innanzitutto tolgo dal diametro finale il diametro iniziale e trovo 20,8 mm. Successivamente faccio questa proporzione, il diametro finale, che è il risultato della nostra sottrazione, sta alla lunghezza di tutto il cono, come la nostra incognita, che è il diametro che vogliamo trovare, sta alla lunghezza, sta alla misura dove sta appunto questo diametro che vogliamo trovare. Troviamo l'incognita e ci viene 5,2. 5,2 ovviamente non è il diametro, perché potete vedere che questo non è 5,2, ma è l'incremento che noi abbiamo dalla partenza, dal cono di partenza, che è 45 mm,
Se noi aggiungiamo 45 più 5,2 troviamo 52, che è proprio il diametro che abbiamo qua. E si fa così per tutti, dato che il mio incremento è sempre 45, mi basta aggiungere a 52 il mio 5,2 che mi viene 55,4 e così via con tutti gli altri. Stessa cosa ho fatto anche per la prima sezione. E potete far così come volete, anche se volete trovare delle lunghezze diverse, vi basta cambiare i dati e via. Ora, il passo successivo, ora che avete fatto il vostro scheletro, ovviamente è andare a provarlo sul motore e fare le pieghe che vi interessano. Ora, se ne avete la possibilità, come ho fatto io, di aver già fatto vari intermezzi, ecco, il mio consiglio è fate le pieghe dove ci sono appunto gli intermezzi. Vi verrà molto più semplice dopo tracciare le misure effettive delle angolazioni. Ok, ecco qua lo scheletro posizionato sul motore più o meno e così mi sembra abbastanza giusto. C'è abbastanza spazio sul freno e magari adesso lo alzo un po' più lì dietro. E dopo una volta che voi potete fare tutte le modifiche che volete e dopodiché andiamo a vedere il disegno dei coni. Bene ragazzi, giunti a questo punto abbiamo appunto il nostro scheletro pronto e ora siamo giunti al momento di tracciare tutti i coni che poi ci permetteranno di realizzare un modello in carta come questo. Ora, per fare ciò appunto dobbiamo trovare a quale inclinazione noi abbiamo piegato il nostro fil di ferro. Ora come vedete io qua ho già tracciato degli angoli. Per trovare gli angoli io ho fatto una foto del mio scheletro e ho scaricato questa applicazione che si chiama, ora è scritto in italiano, ma si trova in inglese come On Screen Protractor, che vuol dire goniometro su schermo appunto. Allora, questa applicazione permette in pratica di avere una specie di goniometro sullo schermo che possiamo adoperare a piacimento. In questo modo io posso andare a posizionare il fulcro dove c'è il nostro cerchio appunto e vado a posizionare le due aste del goniometro all'incirca seguendo l'inclinazione. Più o meno così è l'inclinazione, quindi noi abbiamo adesso 160,64, ovviamente io vado ad approssimare e scrivo 160 gradi. Ok, si fa la stessa cosa ovviamente per tutti i vari coni ovviamente e fatto questo poi noi potremo trovarci l'inclinazione da dare alle due parti, alle due facce diciamo del cono. Molto bene, ora che più o meno ho trovato tutte le inclinazioni, sperando che siano corrette, ma poi andremo a vedere col modello di carta, dobbiamo trovarci l'inclinazione dei coni precisi, perché se noi in con layout mettiamo questi, ci dà ovviamente dei coni tutti sfalsati. Questa infatti è l'inclinazione che abbiamo nell'asse della marmitta, diciamo nella colonna vertebrale della marmitta, ma a noi serve l'inclinazione dal piano del cono. Quindi per intenderci, noi abbiamo un'inclinazione da qua a qua. A noi serve l'inclinazione da questo piano al piano a cui è inclinato il cono, quindi mettiamo così da qua a qua, ecco. Per trovare questa, noi dobbiamo semplicemente fare questa misura, quindi per esempio 175 gradi, e dobbiamo togliere questa misura da 180 uguale 5 gradi. Quindi il nostro cono sarà inclinato di 5 gradi rispetto all'asse orizzontale. Ora, una cosa molto importante di cui ricordarsi è quando noi andiamo a inserire i dati su con layout. Per esempio, questo ipoteticamente è il cono 1, adesso non so se ho messo i dati giusti perché li ho messi a memoria. Comunque, come vedete non ha ancora degli angoli, sono ancora tutti e due a 0. Ora, l'angolo 1 io lo lascio a 0 perché poi la prima sezione, la prima curva sarà fatta con un tubo a diametro costante che deve essere da 40 mm nel mio caso, cioè di lunghezza, e quindi ne prendo uno già piegato senza star lì a fare 3-4 coni per fare una piega che è quasi 90 gradi. Quindi io
il primo lo lascio a 0, ma poi vedo se cambiarlo, comunque non ci interessa. Il secondo abbiamo detto che tra il cono 1 e 2 ci sono 175 gradi. Ora, se io a questo gli do 5 gradi e al cono successivo ipoteticamente gli do 0 gradi, i due coni non mi combaceranno. Sicuramente con 5 gradi ancora è un po' accettabile, ma quando si va su con tipo 10, 15, 20 gradi i coni non combaciano. Quindi cosa c'è da fare? Bisogna dare un angolo anche al cono successivo, quindi al cono 2. Ora, se io al cono 2 do sempre 5 gradi, poi la curva non mi viene da 5, mi viene da 10. Quindi quello che dobbiamo fare è fare questa misura che abbiamo trovato, fatto 2, che ci viene 2 gradi e mezzo. Quindi io nel programma metterò 2 gradi e mezzo. Ecco qua. E nel cono successivo dovrò mettere, se io devo seguire la stessa angolazione, metterò meno 2,5, perché se io metto 2,5 e basta, vedete che il cono ci viene, diciamo, spostato in questo senso. Invece noi vogliamo una curva che segue un tratto del genere, invece mi farebbe una curva che va giù così, ecco. Ovviamente dopo nel caso potete vedere voi se vi serve che faccia così oppure no. Bene, ora tutti i coni sono stati inseriti nella tabella, tutte le misure che servivano. Come vedete abbiamo il diametro iniziale, l'angolo della prima faccia, il diametro del finale e l'angolo di questo e la lunghezza. Così per tutti. Come vedete il D2 è sempre uguale al D1 del diametro successivo e nel mio caso la 2 è uguale alla 1 del cono successivo, però negativa, così per tutte. Se non vi coincidono i diametri fate attenzione, perché se tipo qua vi viene 65,8 e qua avete messo 80, siete fuori. Ora è tutto un discorso di mettere i coni su con layout e poi stamparli per poter creare il modello in carta. Bene, allora giunti a questo punto abbiamo tutti i nostri file. Come vedete ci sono doppie copie, abbiamo un file nominato con e un file di XF. Questo è perché ho esportato tutti i coni in questi due file, in modo che con il DXF posso stamparli con AutoCAD. Mi permette di stampare più coni su un foglio, che quando sono piccoli conviene perché non si va a sprecare tanti fogli. Se invece se volete, se non avete AutoCAD e siete disposti a sprecare un po' più di fogli, per stampare potete stampare con layout che ve li stampa già in scala giusti. Voi andate qua su print, selezionate la stampante, e per quello ve li stampa normalmente. Ecco qua, per esempio questo è il cono 13, volendo è ovvio che qua li ho messi apposta su CAD perché poi volendo qua ce ne sta uno e qua ce ne sta un altro e si spreca meno fogli. Però se non lo avete e invece di stamparli così che magari non vi vengono in scala, così siete sicuri che vengono scalati giusti. Quindi ora li stampo tutti e poi possiamo procedere.
Dunque, dopo aver assemblato tutti i coni, il risultato finale è questo. Ora volevo provare a attaccarlo su per farvi vedere, però lo scotch non attacca perché è tutto sporco, giustamente. È un po' da sistemare là, ma comunque sono tutte cose che farò io con calma. Comunque cerco di farvi vedere come sta su. Adesso ho già preso un po' di umidità perché è un po' che è in garage, quindi cade un po' su se stesso, però diciamo che più o meno così. Vabbè, comunque c'è appunto da dargli un po' più di inclinazione qua e siamo a posto, ma come avevo già detto qua ci sarà il tubo a diametro costante lungo 40 mm che sarà già piegato, quindi non sto qua a fare la piega con i coni, gli do un po' più di angolazione a questo e basta. Bene, fatto questo, insomma, la progettazione della marmitta può anche ritenersi completata. Ciò che rimane da fare è appunto la fabbricazione in sé. Per la fabbricazione lo vedremo nella prossima parte, appunto. E nulla.